Sono Anna Cappellini, danzatrice su ghiaccio e campionessa mondiale. Io ho iniziato a pattinare a 3 anni perché avevo una pista vicino a casa. I miei genitori mi hanno portato una domenica, poi un'altra e poi io continuavo a chiedere di essere riportata alla pista e quindi lì è iniziata tutta l'avventura. Sono Ondrej Otarek, pattinatore sul ghiaccio, campione italiano e atleta olimpico. La mia storia con pattinaggio è iniziata che praticamente non me lo ricordo neanche. Credo avevo 4 o 5 anni quando mia nonna mi ha portato, ho fatto un corso, poi un altro. Dopo un po' sai fare solo quello. Il nostro primo incontro è particolare perché me lo ricordo io e non se lo ricorda Anna. Era l'estate 2006 che io ero in Italia da pochi mesi. Io l'ho notata ma non avevo proprio coraggio di parlargli. Il mio italiano era molto scarso all'inizio e l'Anna poi dava molto l'idea di una persona proprio riservata. Si faceva vedere poco, magari anche scendeva a colazione 2 minuti, tornava su. Era difficile fare il primo approccio. Ondrej si ricorda di me, ma io non mi ricordo. Per me era un momento un po' difficile nella mia vita perché era appena mancata mia mamma, quindi io ero un po' schiva, quindi povero Ondrej non è colpa sua. Oggi no, domani no, settimana prossima sono impegnata. Poi stavo per andare a fare la prima gara di Coppa del Mondo, ci stavamo un po' salutando, però lì ha deciso lei di darmi un bacio. Cioè io faccio tutto, ma poi decide lei se sì o no. L'amore che lega me e Ondrej per me è importantissimo, mi aiuta ad andare in pista sapendo di essere una persona completa, di avere una persona che mi vuole questo tipo di bene, questo tipo di amore alle spalle. È un qualcosa che io mi porto con me quando pattino, che anche se uno spettatore non lo sa, ma è una cosa che io trasmetto a chi mi guarda. L'amore ti può cambiare. Devo dire che con Anna abbiamo una relazione abbastanza stabile, non siamo due che vogliono troppo litigare, cerchiamo sempre di venirci incontro e aiutarci nei momenti quando uno magari sta un po' giù di morale. Per uno spettatore che guarda delle coppie pattinare può sembrare che ci sia dell'intimità. In realtà c'è un tipo di intimità, ma è un'intimità completamente lavorativa. Parlando di gelosie, penso che siamo abbastanza abituati perché dal primo momento sapevamo che l'Anna pattina con suo partner, io pattino con Valentina. Ti capita di fare un programma di gara o un programma di esibizione dove interpreti Romeo e Giulietta, è come essere attori. È un complimento se noi riusciamo a creare fra di noi un momento che trasmette un'emozione allo spettatore, che sia di natura romantica, che sia un po' più ammiccante. È un complimento alla nostra bravura se uno spettatore ci crede, insomma. I mondiali di Saitama del 2014 sono stati per me la vittoria più importante, bella, significativa, non solo perché ovviamente era il mondiale, quindi abbiamo vinto il mondiale, ma anche perché arrivava dopo una stagione davvero pesante e difficile che è la stagione olimpica e tutti gli atleti che fanno le Olimpiadi e le vogliono fare in un certo modo, quindi per ottenere dei risultati, sanno quanto stress, quanta fatica, quanto ogni giorno di quella stagione sia più difficile di ogni giorno di qualunque altra stagione. Mi sono sentita davvero di essermi meritata questa vittoria. Per noi avevamo vinto
prima che uscisse quel punteggio. Io e Luca abbiamo pattinato come mai avevamo fatto. Quella vittoria è stata per noi una vittoria personale prima ancora di essere una medaglia d'oro al mondiale. La vittoria più bella è quella di Coppa del Mondo in Canada, dove siamo riusciti a battere i favoriti di casa, superando un po' il problema che non mi sono arrivate le valigie, quindi all'ultimo momento siamo riusciti a gareggiare e all'ultimo proprio abbiamo vinto. Più bella emozione era cantare l'inno italiano sul podio quando abbiamo vinto, perché io come pattinatore mi sento italiano. Magari non lo sono di nascita, però tutto il mio progresso da sportivo l'ho fatto in Italia, quindi come meglio celebrare la vittoria che cantando l'inno mi sembra proprio la cosa più bella. Il dolore fisico ovviamente è parte della vita di un atleta, che sia alzarsi alle 5 del mattino, andare in palestra e iniziare a sollevare i pesi, o andare in pista e ripetere 1000 volte lo stesso pezzo finché le gambe non ti cedono, oppure avere dei piccoli incidenti. Lei è proprio una calamita in questo momento, cioè sempre nella sua vita ogni tanto si dimentica qualcosa, ogni tanto le capitano un po' le sfortune. Infatti è un po' un miracolo come io poi riesca ad andare in pista e fare le cose come vanno fatte, però si vede che io ho tutta l'energia per essere precisa, la metto in un posto e poi fuori sono molto più rilassata, insomma. Allora, di solito cucino io, odio lavare i piatti, quindi poi l'Anna deve lavare i piatti. Mi piace trovare i piatti puliti e credo che all'Anna gli piace trovare la cena pronta. Sì, Andrei è diventato un italiano vero con la cucina, si è appassionato tanto e allora è stato molto naturale la scelta dei ruoli. Credo che il momento più bello è quando ho tutte le cose pronte, lei arriva dopo l'allenamento che dice no, non c'ho voglia di fare, e si trova il piatto pronto, quella è la cosa che mi piace, sorprenderla un po'. Vero, vero. E poi dico, vabbè, piatti lasciamoli per domani, basta. Fortunatamente non ci è mai capitato di dover lavorare insieme perché per le poche esperienze che abbiamo avuto non sono state proprio lisce come l'olio. Sì, abbiamo provato, ci hanno detto no, fate una cosa insieme e io la prendo e la porto e ci siamo presi in controtempo, credo che. Sì, io ho preso una testata che mi ha fatto piangere intanto che stavo ancora pattinando. Sì, quello non funziona. No. Sempre meglio fare altro che pattinare insieme. Penso che il giusto equilibrio sia ognuno fa il suo lavoro, è lo stesso lavoro quindi ci capiamo perfettamente, ma una volta che si torna a casa c'è un'altra persona con la quale parlare, un'altra persona con la quale sfogarsi. Questo per noi funziona al meglio. Figli, cosa abbiamo deciso? Siamo d'accordo che li vogliamo, ma non so se siamo d'accordo con quanti. Io sarei già sui 3. Andrea ha detto prima facciamo 2, Sì. poi vediamo come va. Sì, dai, ne facciamo 3. Allora facciamo 1 e poi Gemelli? Gemelli, Va bene, sì. vedrò di organizzarmi. Sì.